Hello my friends and welcome back. Oggi andiamo a vedere la versione in solitaria di Res Arcana. Questa è la versione in solitaria di Johannes, di Jonah, Johans. Questa è la versione in solitaria di Johans e il nostro automa sarà l'artefice, il mago già preesistente nella confezione. Non andrò nel dettaglio di come funziona il gioco, dovete già conoscere un po' come funzioni, e ho scelto questa versione in solitaria perché ne ho provate 2 o 3 e questa mi è sembrata la più divertente e anche la più fluida e la più facile da intavolare. Non cambiano molto le regole, a parte un paio, però è molto veloce e carina. Ovviamente è una versione non ufficiale, l'ho trovata su BDG, vi lascio i link giù in descrizione se volete leggere voi il regolamento, che però è in inglese. Non sono richiesti altri componenti se non quelli già presenti nel gioco. Se volete aggiungere un livello di random, di incertezza, si può utilizzare un piccolo dado da 6 in alcune situazioni, ma non è necessario. L'altra cosa è che viene utilizzato il riassuntino delle regole presente nella scatola per tenere traccia di tutte le fasi di gioco, molto comodo, a parte un paio di fasi che cambiano leggermente ovviamente le regole, perché è un automa e deve fare delle cose un pochino diverse per essere competitivo. Quello che potete fare quindi è scrivere voi le fasi su un foglietto se vi piace questa versione e vedete che ci giocate molto, altrimenti utilizzate questo. Io ho sempre utilizzato questo ed è ottimo, dopo 2 o 3 turni si ricorda tutto quello che dovete fare. Ma senza indugiare oltre andiamo a vedere come funzioni. Ok, iniziamo dal setup iniziale. Questo qui è il setup per l'automa. Da un'altra parte ci sarà il campo del giocatore che adesso non vediamo. Ho preparato un paio di luoghi di potere di monumento per fare un paio di esempi. Allora, all'inizio possiamo scegliere il mago che vogliamo, oppure ne prendiamo 2 e ne scegliamo uno. A questo punto, se è uno di quelli iniziali, prendiamo dal mazzo delle carte le carte relative a quel mago lì, quindi in questo caso è il 3, prendiamo tutte le carte con il 3 e le mettiamo da parte, altrimenti se è un mago generico non lo facciamo. Quindi facciamo finta che abbiamo preso questo qui con il 3, lo teniamo qui dalla nostra parte, anzi lo metto un pochino più di qua, e poi quello che andiamo a fare è il draft in solitaria. Il draft in solitaria funziona così: peschiamo 3 carte, ne scegliamo una da tenere dalla nostra parte, ne scartiamo un'altra e la terza finisce sopra il mazzo. Continuiamo così per 5 volte in totale, quindi ne peschiamo 3, ne scegliamo una e ne scartiamo un'altra e una finisce sopra il mazzo. Quando l'abbiamo fatto per 5 volte, quindi abbiamo 5 carte, se avevamo scelto il mago generico senza simbolino lo facciamo altre 3 volte, altrimenti, visto che abbiamo scelto quello iniziale, andiamo a prendere le carte che avevamo messo da parte, che sono quelle con il simbolino, e le aggiungiamo. Sta di fatto che alla fine dobbiamo avere 8 carte. Questo è per il giocatore, lo mettiamo da questa parte. Questo invece è l'automa, inizia con l'artefice, inizia anche lui con 5 risorse come noi. A questo punto dal mazzo degli artefatti rimanenti quello che andiamo a fare è peschiamo 3 carte e le mettiamo sotto la carta dell'automa a formare la sua mano di carte. Queste sono le carte che ha in mano e che cercherà di giocare nel momento in cui avrà le risorse disponibili. Cercherà sempre di giocare le carte da sinistra a destra, e questo vale per tutte le cose che andrà a fare. Cercherà sempre di prendere da sinistra a destra quando non ci sono altre priorità. Poi andiamo a pescare altre 5 carte per formare il mazzo dell'automa e lo piazziamo qua. L'altra cosa che dobbiamo fare è preparare sia il riassunto delle regole, e potremo per esempio utilizzare questa risorsa come segna azioni da fare. L'altra cosa è posizionare queste essenze qua dalla rossa alla gialla in ordine. Questo ordine qui, se ve lo scordate, lo potete ritrovare qua dietro: gialla, verde, blu, nera e oro. Questo è un po' l'ordine di importanza anche delle essenze, e all'inizio andare a posizionare il token da 5 e un altro segnalino, segna qualcosa. Questo cosa significa? Che tutte le volte che l'automa andrà a collezionare, a raccogliere, to collect, a raccogliere delle risorse, andrà a raccogliere le risorse relative al posto del segnalino. Quindi in questo caso sarà una risorsa per tipo, e tutte le altre volte sono 3 rosse, oppure 3 verdi, 3 blu, 3 nere, altrimenti 2 gialle. Una volta arrivato qua si ricomincia da capo. Quello che potete fare per aggiustare la difficoltà è, invece che partire da qui in alto, partire da
risorse che valgono di più. La terza cosa che potete fare è utilizzare un dado da 6 e utilizzarlo e lanciarlo tutte le volte che l'automa deve raccogliere delle risorse. Questo aumenta la casualità, diciamo, ma magari simula anche meglio un giocatore fittizio, in quanto non sapete che cosa potrebbe andare a prendere, mentre qui lo potete pianificare. Scegliete voi la variante che vi piace di più. Quindi in quel caso lì dovrei tirare il dado, vedere il risultato, in questo caso 6, andrebbe a prendere direttamente dell'oro. Fantastico. Tutte queste qui sono possibilità che potete fare per gestire la difficoltà. A questo punto molto importante, bisogna ordinare gli oggetti magici in quest'ordine qua, ovvero ricerca alchimia, ed è la cosa più importante, e poi rianimare protezione, calma, impeto, morte, vita, trasmutazione e divinazione. Quello che farà l'artefice tutte le volte è andare a prendere l'oggetto magico più a sinistra disponibile, quindi tendenzialmente andrà a prendere questi due, che sono anche quelli che gli potrebbero servire di più. Tutte le volte che invece noi prendiamo un oggetto magico, nel momento in cui lo andiamo a riposizionare, lo riposizioniamo esattamente dove era e poi possiamo prenderne un altro. L'artefice, l'automa, continua a giocare all'infinito finché noi non passiamo. Nel momento in cui abbiamo passato, anche l'automa passa e ovviamente inizia sempre come secondo giocatore. Gioca sempre dopo di noi. Ci sono alcune regole per quanto riguarda l'automa, ovvero, come dicevo, interagisce con tutto quello che ha da sinistra a destra, se possibile. Inoltre, tutte le volte che l'automa cerca di pescare una carta ma non può farlo, andrà a collezionare le risorse corrispondenti, e tutte le volte che deve pagare delle risorse cerca di pagarle nel modo più omogeneo possibile, cercando ovviamente di pagare prima con le risorse meno rare e poi scendendo ogni volta in caso dobbiate fare delle scelte. Ovviamente abbiamo scelto l'artefice perché l'automa può utilizzare il proprio potere e potrà utilizzare anche i poteri di ricerca o alchimia. L'unica vera regola diversa è che l'automa può animare delle carte, e lo vediamo tra un secondo. Animare una carta significa che nel momento in cui la carta è in gioco tolgo noi, questi siamo noi, ci tolgo dal gioco. Nel momento in cui riesce a giocare una carta e dovesse fare l'azione di animare, quello che andiamo a fare è posizionare un token sopra, e praticamente questa azione qui ha un'abilità aggiuntiva che è guadagna un oro e ci fa un danno, ci risucchia la vita. Noi possiamo sempre spendere 5 risorse per rimuovere o togliere l'animazione da questa carta. Questa è l'unica regola davvero diversa per quanto riguarda la versione in solitaria. Bene, andiamo a vedere le 5 azioni che può fare l'automa durante il proprio turno. Tutte le volte fa l'azione e poi il segnalino, l'ordine di azione scende, e la volta dopo andrà a fare quell'azione lì, a meno che non possa pagare 4 risorse per un monumento che prende sempre la precedenza. Vediamo la prima azione, che è collocare un artefatto. Come dicevo, parte sempre a collocare le carte da sinistra verso destra, quindi cercherà prima di soddisfare la richiesta della carta più a sinistra, 3 in colore e 2 nere. Nel momento in cui le soddisfa, prende le risorse, ovviamente le scarta, e la carta viene giocata. L'automa non guadagna mai le risorse presenti sulla carta, ma le guadagna sempre da qua. Quando dobbiamo andare a pescare una carta per l'automa, tutte le volte che la peschiamo la mettiamo a destra delle carte, quindi aumentiamo da destra e ovviamente le giochiamo da sinistra. La seconda azione è reclamare un monumento o un luogo di potere. Cercherà sempre l'automa di reclamare un monumento prima, sempre quello di valore più alto, non da sinistra ma di valore più alto, in caso dovessero avere lo stesso valore ovviamente quello a sinistra, oppure un luogo di potere. I luoghi di potere non vengono mai attivati, ma valgono sempre come se avessero 2 punti vittoria per l'automa, per noi invece funzionano uguali. Se dovessimo essere in un qualsiasi altro punto del tracciato e l'automa dovesse avere 4 oro, andremo subito a spostarci alla seconda azione, quindi reclamare un monumento, e andrebbe a spendere i 4 ori per reclamare il monumento. Questo perché è l'azione più intelligente per l'automa da fare nel momento in cui dovesse avere 4 ori. La terza azione invece è scartare un artefatto. L'automa non scarta mai gli artefatti, quello che invece va a fare è animare una delle carte che ha già presenti in gioco. Quello che andate a fare è posizionare questo segnalino che indica 5 risorse sulla carta per indicare che sia stata animata. La quarta azione è usare un potere. In questa fase l'automa attiva gli oggetti magici in gioco oppure attacca con l'artefatto animato. Come prima cosa attiva la sua carta animata se ce l'ha, e quello che va a fare quindi è attivare un risucchiavita
al giocatore avversario, quindi a noi che possiamo eventualmente proteggerci, e inoltre a guadagnare un oro aggiuntivo. Noi in qualsiasi momento della partita possiamo scartare 5 risorse per rimuovere il segnalino di carta animata. Se non dovesse avere nessuna carta animata, quello che andrebbe a fare è utilizzare il proprio oggetto magico che ha preso all'inizio del turno. L'ultima azione è quella di passare. Visto che l'automa non passa mai prima di noi, quello che va a fare è semplicemente raccogliere le essenze. Nel caso dovesse fare un'azione e non potesse farla, perché per esempio mancano delle essenze, mancano delle cariche e quant'altro, quello che fa non è saltare il turno, ma continua a scendere sul tracciato finché non trova un'azione disponibile. Chiaramente se nessuna azione è disponibile arriva all'ultima e quello che fa è collezionare delle essenze, raccogliere delle essenze. Il gioco finisce poi normalmente, quindi alla fine di ogni round, quando noi abbiamo passato e quindi anche l'automa ha passato, si vanno a vedere quanti punti vittoria abbiamo. Se abbiamo superato i 10, raggiunto 10 o superato, chi ne ha di più a quel punto di punti vittoria vince la partita. Ci sono poi delle varianti, per esempio invece di scendere ogni volta sul tracciato, quello che possiamo fare è tirare sempre il nostro famoso dado da 6, e se dovessimo fare da 1 a 2 l'automa va a fare la stessa azione, da 3 a 4 si muove di uno slot e da 5 a 6 invece si muove di 2 slot, cioè scende di 2. Quindi 1-2 sta fermo, 3-4 scende di 1, 5-6 scende di 2. Questo anche qui per aggiungere un po' di variabilità, continuando ovviamente, se l'azione non è disponibile, a cercare, a scorrere, a cercare un'azione disponibile per l'automa. Ci sono ovviamente altre possibilità di gestire la difficoltà. Per esempio noi dovremo sempre avere nella versione base il segnalino primo giocatore, ma se vogliamo rendere la sfida un pochino più difficile possiamo semplicemente rimuovere il segnalino dal gioco, e se ancora troviamo la sfida troppo difficile facciamo giocare l'automa un turno addizionale dopo che abbiamo passato. Eccoci qui, spero che vi sia piaciuta questa versione. Fatemi sapere se ne conoscete delle altre, fatemi sapere se vi sia piaciuta. Ovviamente, essendo una fanmade, ci sono delle modifiche che si possono apportare. Per esempio, una cosa molto interessante secondo me è il fatto che si possa modulare la difficoltà. Bene, buone partite a Res Arcana, e spero che questa vi permetta di diventare super forti e di distruggere tutti i vostri amici la prossima volta che giocherete insieme. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao. Versione in solitaria di... no. Oggi andiamo a vedere la versione in solitaria di